quello che andremo a fare oggi sarà questo calzino taglia 39. L'andremo a realizzare con del filato Galles di lane di biella. L'ho presentato già in una recensione proprio dei loro filati e per la realizzazione del calzino questa volta ho deciso di dividere il tutorial in più parti, perché voglio proprio soffermarmi su ogni pezzo e sulla costruzione, come deve essere fatta, dandovi poi al terzo, quindi terzo e ultimo video, un'indicazione precisa su come calcolare le taglie, perché mi sono resa conto che la domanda più frequente è proprio questa. Siccome per i calzini ci sono diverse variabili, quindi se andiamo a vedere le misure standard piuttosto che farle direttamente su misura, quindi prendere le misure sul nostro piede o sul piede di chi poi le dovrà indossare, credo che sia giusto che alla fine proprio di tutto il video io vi do le indicazioni e vi dico come faccio io, quindi non ho la presunzione di dare un'istruzione di una tecnica universale, quindi di un modo di lavorare universale, piuttosto condivido quello che è il mio modo di lavorare, che forse può essere anche a favore di chi vuol provare e vuole iniziare questo tipo di lavoro e di progetto. Inizieremo subito da questo video con la costruzione della punta. Vi farò vedere passo passo la costruzione della punta, la direzione del lavoro. Vi suggerirò come tener conto dei giri che andrete a fare, quindi anche se si fa un calzino alla volta, se si sta veramente attenti e se si contano con precisione tutte le righe di lavorazione, si può lavorare anche un calzino per volta. Credo che questo video sia proprio adatto alle principianti, quindi alle persone che vogliono iniziare da adesso ad approcciarsi a questo tipo di lavoro. Io solitamente quando insegno la costruzione dei calzini la insegno con i 4 ferri, semplicemente perché chi non è pratico nel lavoro con i ferri circolari potrebbe avere una doppia difficoltà, per cui andremo adesso, io farò una serie di video dove andremo a analizzare prima la costruzione, quindi con il gioco dei ferri e con i 4 ferri. Dopodiché, dopo la costruzione toe up, quindi dalla punta verso l'alto, andremo a analizzare anche gli altri tipi di costruzione e magari con altri tipi di filati. Vi suggerirò come andare a inserire una lavorazione all'interno del calzino, quindi saranno dei video che avranno poi un'evoluzione man mano che andremo avanti. Per il momento in questo video, questo che vi sto presentando ora, abbiamo il primo di 3 video per la costruzione di tutto il calzino. Quindi andremo ad analizzare la punta, i diversi giri, i ferri accorciati alla tedesca, che io trovo che siano quelli più semplici per chi inizia, e poi magari nei video successivi andremo a analizzare un'altra costruzione e con un altro tipo di lavorazione a ferri accorciati, perché quelli alla tedesca non è la lavorazione dei ferri accorciati alla tedesca non è l'unico modo per poter lavorare a ferri accorciati, almeno con i calzini. Io trovo che sia quello più preciso, più semplice e anche più intuitivo, proprio guardando il lavoro che stiamo facendo. Adesso io vi lascio al tutorial, mi auguro di essere di aiuto a chi vuole iniziare e vuole approcciarsi al mondo dei calzini. Vi prego, qualsiasi cosa, qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, scrivetemi qui sotto nei commenti, io rispondo a tutti. Non chiedetemi taglie, come succede nella maggior parte dei video, nei commenti sotto ai video, perché veramente io potrei anche azzardare a dirvi un numero di maglie, ma poi non conoscendo la vostra tensione, il vostro modo di lavorare, non avendovi indicato di fare un campione e voi non mi avete detto le misure che sviluppate dal campione, rischierei solo di farvi fare dei grossi errori, dei lavori fatti male. Quindi non voglio essere poco precisa, non mi piace dare indicazioni superficiali, non posso dirvi aggiungete 5 punti per aumentare una taglia, perché quando si lavora almeno il mio modo di lavorare è questo, anche le misure vanno prese con attenzione.
È vero che un calzino, se è leggermente più largo, magari poi si indossa lo stesso, però il principio proprio del lavorare e del fare un capo a mano è questo. A mio modo di vedere, ripeto, non è una regola universale, quindi la precisione dall'inizio, da quando si inizia a capire una determinata tecnica e un determinato lavoro. Bisogna fare le cose con un certo criterio, quindi io non do informazioni approssimative, non posso dirvi con questo filato dovete mettere tot punti piuttosto che altri, perché le variabili sono tantissime. Quindi questo che sto dicendo adesso non è uno sproloquio per far capire che io sono più brava di voi, ma è una giustificazione al fatto che io certe informazioni purtroppo non sono in grado di darle, e anche se potessi saprei che poi vi avrei potuto far sbagliare. Vi lascio al tutorial, ciao a tutte. Per fare il nostro secondo calzino avremo bisogno di un gomitolo di Galles di lane di biella. Questo è il colore 1017, è uno stampato, quindi se andate sul sito lo trovate nella sezione stampati. Sono gomitoli da 150 metri, per cui verrà un calzino numero 39 con un gambaletto non eccessivamente lungo. La costruzione di questo calzino l'ho scelta appositamente dalla punta, quindi la costruzione che parte dalla punta e finisce al gambaletto, proprio perché avevo necessità di capire quanta lana mi servisse per fare almeno una misura numero 39, quanto filato. È un filato che sto utilizzando per la prima volta, l'ho già presentato quando ho fatto la presentazione di tutti i filati nuovi di lane di biella. È un filato irrestringibile, ha una percentuale del 75% di lana e il 25% di acrilico. Si lavora con i ferri numero 3,5-4, ma questi sono gomitoli da 50 grammi, scusate. E io però ho scelto di utilizzare un gioco di ferri numero 3, perché trovo che il lavoro mi viene più teso. Considerate sempre che io ho una mano abbastanza ferma, quindi ho una tensione importante. Per chi ha una tensione normale può utilizzare anche un 3,5 come indicato in fascetta. Vedete sul mio calzino, questo è il primo che ho fatto, noi andremo a replicare il secondo, troverete una serie di marcapunto. Questo perché voglio farvi vedere come andare ad appuntare tutti i giri che si fanno durante la lavorazione. In particolare, se voi state facendo un calzino alla volta, avete poi modo di replicare il calzino con l'esatto numero di righe senza perdervi magari foglietti dove si possono appuntare le varie note durante la lavorazione. Quindi io ho scelto questo tipo di costruzione, appunto, iniziando con un avvio provvisorio a questa altezza, formando la punta del calzino, andando a lavorare tutto il piede, arrivando sino al tallone che viene lavorato allo stesso modo della punta, quindi è una ripetizione della stessa tecnica. Dopodiché, una volta terminato il tallone, si va a formare il gambaletto e si fa la molla di tenuta del calzino. L'unica cosa che volevo dirvi, oltre a un gioco di ferri numero 3, io ne andrò a usare uno di 2,5, quindi mezzo punto in meno rispetto a quello che io andrò a utilizzare per tutto il corpo del calzino. Lo andrò a utilizzare per la molla, appunto, perché che succede? Essendo un filato molto elastico, quando io lo tiro e lo metto e lo stendo il mio calzino in questo modo, tutta la lavorazione si chiude, vedete? È perfetta. Quando io adesso cerco di avvicinarlo un po', quando io penso a questo calzino e all'indosso, quindi che farà questo lavoro, mi dà la sensazione che possa allentarsi dopo un po' magari di giorni o di mesi in cui è stato portato. Per cui preferisco non rischiare, disferò anche questa molla e la andrò a lavorare con un 2,5 piuttosto che con un 3. Non l'ho disfatta adesso nel primo calzino perché poi la andremo a comparare, andremo a vedere la differenza.
Quindi quello che ci occorre è semplicemente un gomitolo di Galles, un gioco di ferri numero 3 o 3,5 o quello che va bene per la vostra mano, il numero di ferri, e altri ferri almeno di un mezzo punto in meno per la molla, un uncinetto e della lana di scarto per poter provvedere a avviare subito il nostro avvio provvisorio che ci servirà appunto per andare a costruire il calzino. Io adesso questo lo lascio in questa posizione visibile, in modo che man mano che noi lavoriamo vi spiego che cosa andiamo a fare. Allora, i ferri adesso li sposto perché noi dobbiamo andare a fare un avvio provvisorio. Andremo ad avviare la metà delle maglie che ci occorrono per il nostro calzino. In questo caso io ho fatto un numero 39 ed ho avviato 56 maglie. Siccome devo iniziare dalla punta, io andrò a lavorare proprio tutta questa parte del calzino, iniziando dalla parte superiore, quindi qui dove vediamo i marcapunto, e con una serie di ferri accorciati alla tedesca andrò a far restringere il mio lavoro, arrivare alla punta e poi ingrandirlo nuovamente sino ad avere proprio tutta la punta su 2 ferri. Dopodiché passeremo al gioco di ferri, quindi noi dobbiamo andare a montare la metà delle maglie che ci servono per il calzino. Come ho già detto, il calzino è stato fatto con 56 maglie, noi andremo ad avviare 28 maglie e lo faremo con l'avvio provvisorio. Per l'avvio provvisorio vi consiglio della lana di un colore contrastante, quindi visibile poi a contrasto con la lana che andiamo a utilizzare per i calzini, leggermente più spessa, in modo che poi ci sarà più semplice andare a disfare il nostro lavoro. Iniziamo facendo una catenella di tante maglie quante sono quelle che ci occorrono, quindi sono 28 maglie. Dobbiamo montare 28 maglie. Io solitamente ne metto 4 o 5 in più di maglie nella catenella dell'avvio, in modo che non ho difficoltà poi quando devo andarla a disfare. Quindi adesso andrò a fare una catenella di 33-34 maglie. Dopo aver fatto la mia catenella, taglio il filo, chiudo la catenella, tolgo questo filato che adesso non mi serve più. L'uncinetto magari mi potrà servire per riprendere le maglie. Un consiglio che voglio darvi però è: dove avete chiuso la catenella andate a mettere un marcapunto. Questo perché ci indicherà da dove noi possiamo andare a scucire la catenella una volta terminata la nostra punta. Questa è una cosa che vedremo poi successivamente. Prendiamo la nostra catenella, sul diritto vediamo che ci sono una serie di V, sul rovescio avremo una serie di gobbette. All'interno di queste gobbette, tra virgolette, noi dovremmo andare a costruire i nostri punti. Possiamo farlo in 2 modi: o prendendo direttamente il ferro con il quale poi andremo a lavorare il nostro progetto, quindi prendiamo il filato, entriamo all'interno di una gobbetta, stando attenti a non entrare proprio sul primo punto, perché noi comunque ne abbiamo montato qualcuno in più. Quindi entriamo all'interno di questa gobbetta che c'è qui. Allora, questa è la nostra catenella. Se io la capovolgo, qui ho queste gobbettine. Entro qui dentro con il mio ferro, mi aggancio con il filo, faccio attenzione a non prendere la codina, la tengo sulla mano destra ed inizio la costruzione dei miei punti. Andrò a montare sul ferro, quindi andrò a prendere 28 punti, stando sempre attenta ad entrare nelle gobbettine della catenella. Per ogni punto della catenella andremo a costruire un punto. Fate attenzione a non costruirne 2, perché altrimenti poi quando andremo a disfare la catenella e riprendere le nostre maglie ci sarà qualcosa che non andrà bene, ci si potrebbe anche smagliare completamente tutto il lavoro. Quindi io adesso raccolgo 28 maglie sul mio ferro e ci vediamo alla fine. Ho ripreso sul mio ferro 28 maglie, quindi qui ne avrò
2 in avanzo e lo stesso qui avrò 3 catenelle, perché io ho montato 33 catenelle. Questo è comodo per nel momento in cui noi dobbiamo andare a disfare questa catenella e riprendere le nostre maglie, perché è comunque un avvio provvisorio. Quindi io vi consiglio vivamente di mettere assolutamente il marcapunto quando chiudete la catenella e di lasciare qualche maglia da una parte e dall'altra, in modo che poi il lavoro sarà più semplice da gestire nel momento in cui dobbiamo andare a disfare. Il primo giro sarà un giro a maglia rovescia. Quindi andiamo a lavorare subito sul rovescio, perché è il primo giro, quello di setup, e poi inizieremo la nostra lavorazione a ferri accorciati. Quindi io questa volta lavoro con il filo, scusate, sulla sinistra, perché per me è più veloce, è più comodo, e siccome non sono dei ferri molto corti, riesco a gestirli meglio in mano. Quindi almeno quando lavoro con 2. Poi quando andremo a fare determinati passaggi che dovranno essere illustrati in modo più preciso, cercherò di fare meno movimenti possibili e nascondere meno il lavoro con le mani. Quindi adesso faccio il mio primo giro a rovescio. Terminato il nostro primo giro a rovescio, adesso andiamo a annodare la nostra codina con il filo che arriva dal gomitolo, questo per non farci scappare la prima maglia del lavoro. A questo punto iniziamo subito da questo giro a lavorare a ferri accorciati alla tedesca. La prima cosa da fare è fare sempre attenzione alle codine, quindi portarle così all'interno della mano sinistra, in modo che non abbiamo né qualcosa che ci dà fastidio durante la lavorazione e neppure la possibilità di andare a lavorare con la codina, che io solitamente lascio abbastanza lunga, perché poi mi servirà per poter passare all'interno del calzino e fare una chiusura pulita. Quindi prendo la prima maglia come se io la stessi lavorando a rovescio. Ok, quindi la prendo in questo modo. Una volta presa la mia maglia, ora sono sul dritto del lavoro, tiro il cappio, quindi il filo che arriva dal gomitolo, e cerco di riportarlo sul davanti, perché devo andare a fare una serie di dritti. Questo è il nostro giro al dritto. Quindi il mio punto avrà 2 occhielli e sarà la prima maglia lavorata a ferri accorciati. Lavoro a dritto fino alla fine del ferro, senza fare nient'altro. Ho terminato il mio primo giro, ho iniziato con un giro a rovescio, ho lavorato la mia prima maglia a ferri accorciati, ho terminato tutto il ferro, adesso volto il lavoro e mi trovo sul rovescio del lavoro. Non devo far altro che ripetere il movimento che ho fatto, e quindi quello che ho fatto per la prima maglia lavorata a ferri accorciati. Questo tipo di lavorazione avrà una maglia lavorata a ferri accorciati ad ogni ferro, e quindi vale a dire che per una maglia avremo la maglia da lavorare a ferri accorciati al dritto, nel giro successivo avremo la prima maglia da lavorare a ferri accorciati ma sul rovescio del lavoro. Come facciamo? Prendiamo sempre la maglia come se la dovessimo lavorare a rovescio, quindi con il filo di fronte a noi, passiamo la maglia, tiriamo leggermente questo filo, riportando il cappio del filato sul rovescio per continuare la lavorazione. E così avremo anche la prima maglia sul rovescio contraddistinta da 2 cappiolini. Lavoriamo adesso al rovescio tutto il ferro, fermandoci alla maglia che abbiamo lavorato a ferri accorciati. Quindi questa maglia non va lavorata, dobbiamo fermarci alla penultima maglia. Mi sono fermata alla maglia che ho lavorato la maglia che precede la prima maglia lavorata a ferri accorciati, volto il lavoro, quindi questa maglia adesso deve rimanere in sospeso sul ferro di destra. Porto il filo come se dovessi lavorare, facciamo così che forse per voi è più visibile, è più comprensibile, come se dovessi lavorare a rovescio, prendo la mia maglia come se la dovessi lavorare a rovescio, tiro il filo e lavoro nuovamente al dritto.
finisco il ferro e mi fermo prima della maglia lavorata con i ferri accorciati, per cui lavoro sino alla maglia prima della maglia che ha i 2 cappiolini, vale a dire, in questo caso adesso siamo ancora all'inizio, vale a dire l'ultima maglia, quindi lavoro fino alla maglia che la precede. Ho lavorato la maglia che precedeva la mia prima maglia con i 2 cappi, volto il lavoro, lascio questa maglia in sospeso sul ferro di destra, passo la prima maglia che devo andare a lavorare sul ferro di destra senza lavorarla e faccio la stessa cosa, quindi tiro leggermente il mio filato riportandolo in posizione di lavoro al rovescio e adesso vado a lavorare sino alla maglia che precede la maglia con i 2 cappiolini. In questo caso le maglie lavorate a ferri accorciati saranno 2, quindi io mi devo fermare prima degli ultimi 2 punti, delle ultime 2 maglie. Questo è il mio lavoro, queste sono le ultime 2 maglie, io vado a lavorare fino alla maglia che le precede, quindi mi fermo qui. Perfetto, mi sono fermata alla maglia che precede le mie maglie lavorate a ferri accorciati. Le lascio in sospeso, volto il mio lavoro e non faccio altro che ripetere il passaggio di prima, quindi con il filo rivolto verso di me, come se dovessi lavorare al rovescio, passo la mia maglia dal ferro sinistro al ferro destro, tiro leggermente il filo, prendo la maglia che devo lavorare al dritto e inizio a lavorare tutto il ferro a dritto. Quindi adesso si è andata ad aumentare la maglia con i 2 cappi, adesso ne ho 3, 1, 2 e 3. Arrivo alla fine sempre lavorando la maglia che precede le ultime 2 maglie, perché queste vanno lasciate in sospeso, quindi arrivo a lavorare fin qui, fino a questa maglia, alla terzultima. Ho 2 maglie in sospeso, quindi ho lavorato la maglia che le precede, volto nuovamente il lavoro e faccio la stessa cosa con la prima maglia che dovrei andare a lavorare sul ferro di sinistra, quindi la passo come se la dovessi lavorare al rovescio, tiro leggermente il filo, lo riporto in posizione di lavoro e continuo a lavorare al rovescio. Allora questo passaggio andrà fatto per 9 volte, quindi noi dovremmo trovarci nella situazione, adesso arrivo a metà del ferro così lo poggio e vi spiego meglio il lavoro che stiamo facendo. Allora, noi stiamo lavorando, adesso sembra una cosa informe, ma pian piano verrà fuori il lavoro. Stiamo lavorando a questo punto solo le maglie centrali, quindi stiamo adesso man mano ad ogni giro mettendo in sospeso le maglie di destra e di sinistra. Quante devono essere le maglie di destra e di sinistra? Esattamente tante maglie quante ci basteranno per formare la punta del nostro calzino, quindi per dare proprio la forma. Nel mio caso io ho lavorato 9 giri, quindi sono 9 maglie da destra, 9 maglie a sinistra e 9 maglie a destra e al centro avrò 10 maglie che formano la mia punta. Quindi ora continuiamo in autonomia questo lavoro, facendo sempre avanti e dietro, avendo cura di fare attenzione alle maglie con il doppio occhiello, magari andiamo a mettere un marcapunto se vogliamo, se è più comodo per noi, quindi quando arriviamo, adesso vi faccio vedere all'ultima maglia, sono arrivata all'ultima maglia, volto il lavoro, prendo la mia maglia con il filo di fronte, quindi come se stessi lavorando al rovescio, e qui vado a mettere un marcapunto in modo che quando torno indietro so che quella maglia io la devo tenere in sospeso, non la devo andare a lavorare, quindi devo iniziare il lavoro dalla maglia che la precede. Per cui arrivo adesso alla fine del ferro, facciamo la stessa cosa
anche da quest'altra parte, la facciamo assieme, in modo che abbiamo poi il marcapunto sia a destra che a sinistra, e per noi sarà molto più semplice andare a lavorare magari con più tranquillità, in particolare se è una delle prime volte che eseguiamo questo tipo di lavoro con i ferri accorciati alla tedesca. Eccomi qua, sono arrivata all'ultima maglia, volto il lavoro, passo nuovamente la maglia sul rovescio con il filo a rovescio, lo riporto in posizione di lavoro e qui vado a mettere l'altro marcapunto e adesso continuo a lavorare a rovescio. Quando arriverò al marcapunto so che a quel punto io mi dovrò fermare e andare a ripetere la maglia con i ferri accorciati, la maglia passata, diciamo così. Quindi facciamo questo lavoro non per 9 giri, scusate, i giri sono moltiplicati perché noi dovremo avere poi 9 maglie da una parte e 9 maglie dall'altra, quindi i giri saranno 18, ma noi a questo punto non dobbiamo contare i giri, noi dobbiamo contare le maglie che abbiamo e non dobbiamo sbagliare. Ad ogni giro mettiamo in sospeso una maglia per 9 volte, fino a quando non avremo 9 maglie da una parte e 9 maglie dall'altra. Arrivate a quel punto cominceremo a fare il lavoro inverso, quindi vedrete che il lavoro prenderà una forma diversa, quindi a punta, perché noi stiamo facendo questo lavoro adesso, ma lo vediamo ora da questa parte, quindi abbiamo avviato queste maglie, stiamo facendo la parte frontale, diciamo frontale o l'altra, comunque sono tutte e due identiche in questa posizione del calzino, stiamo facendo la punta, quindi andremo a lavorare su questa parte fermandoci alla punta, dopodiché andremo a lavorare, arrivati a questo punto, andremo a lavorare le nostre maglie in sospeso tante volte per quante le abbiamo sospese, scusate il gioco di parole, in modo che il lavoro prenderà una direzione diversa, quindi si andrà a chiudere. A quel punto avremo formato la punta, per cui ci vediamo quando abbiamo 9 maglie su un ferro e 9 sul lato, scusate, e 9 maglie sull'altro, al centro 10 maglie. In questo modo abbiamo diviso la totalità delle maglie che abbiamo montato per 3, perché poi avremo 9 e 9 18 più 10 28, quindi esattamente le maglie che abbiamo montato. Ci troviamo ora in questa situazione, quindi abbiamo 9 maglie da un lato, 9 maglie dall'altra e 10 maglie al centro. Ora iniziamo a lavorare in modo inverso. Questa parte che noi abbiamo appena lavorato non è altro che questa parte del calzino. Vi sembra largo, ma poi quando il lavoro inizia a diventare circolare vedrete che viene esattamente per come deve venire, insomma per come vi ho dato le misure. Quindi questa è questa parte qui. Il nostro avvio è stato fatto a questa altezza, abbiamo lavorato la metà, adesso iniziamo a far cambiare direzione al nostro lavoro, quindi formare tutta la punta e andare a formare la seconda parte della punta del calzino. Io ho terminato con la mia nona maglia e sono arrivata sul rovescio del lavoro. Non torno indietro, ma inizio subito a lavorare le mie maglie che ho lasciato in sospeso. Quindi ne lavoro una, facendo attenzione e prendendo entrambe i cappi. Quindi questa è un'unica maglia e la lavoro. Lavoro la seconda prendendo tutti e due i cappi e giro il lavoro. Adesso ripeto sull'ultima maglia che ho lavorato la sospensione, quindi la porto sul ferro di destra, tiro leggermente e continuo a lavorare sul dritto sino ad arrivare all'estremità opposta. Arrivo alla maglia che finora avevo tenuto in sospeso
la lavoro prendendo tutti e due i cappi, lavoro anche la seconda e volto il lavoro. Ripeto nuovamente la sospensione della prima maglia portandola sul ferro di destra allo stesso modo. Quindi tiro il filo, lo rimetto in posizione di lavoro a rovescio e vado all'estremità opposta. Sono arrivata nuovamente alla maglia con il doppio cappietto. Lavoro questa maglia a rovescio, lavoro la successiva a rovescio, volto il lavoro. Sospendo nuovamente la prima maglia con il ferro sempre verso di me, quindi in posizione di lavoro a rovescio, la passo come se dovessi lavorarla a rovescio, tiro il cappietto e continuo a lavorare al dritto e arrivo all'altra estremità. Quindi in questo giro andremo a lavorare 2 maglie piuttosto che una. Al ritorno metteremo in sospeso la maglia che abbiamo appena lavorato. Sono arrivata alla prima maglia, la lavoro con tutti e due i cappiolini, lavoro anche la seconda, volto il lavoro, riprendo nuovamente la maglia e la sospendo, tirando un po' il filo e rimettendo il filo in posizione di lavoro a rovescio. Ora arrivo sempre alla metà e voglio farvi vedere come il nostro lavoro sta cambiando direzione. Allora, la mia mano è già abbastanza stretta, io ho già abbastanza tensione di mio, però quando vado a lavorare le maglie e rimetterle in sospeso, tiro un po' di più, proprio per non far formare dei buchini dopo alla fine. Quello che noi stiamo facendo sostanzialmente è questo, vedete, aspettate che lavoro un altro paio di maglie così magari è più visibile. Non stiamo facendo altro che cambiare direzione a tutto il nostro lavoro. Quindi questa parte che si sta formando qui è la nostra punta e stiamo tornando indietro, quindi man mano riportiamo il lavoro, tutte le maglie che avevamo sospeso, ma lavorandone sempre 2 e poi rimettendo in sospeso l'ultima, per come vi ho fatto vedere. Anche questa parte potete farla in autonomia, perché comunque è inutile farvi vedere lo stesso passaggio ripetuto per 9 volte. Quando arriviamo alle ultime 2 maglie procediamo assieme. Se avete proseguito per come vi ho indicato, adesso vi troverete in questa situazione. Quindi ora mi sono lasciata una maglia sul ferro sul lato sinistro ed una maglia e 2 maglie sul lato destro, perché ovviamente lavorando avanti e indietro da una parte ne abbiamo sempre un in più. Quindi io adesso vado a lavorare quest'ultima maglia prendendo tutti e 2 i cappiolini, la vado comunque a sospendere nuovamente e arrivo all'estremità opposta andando a lavorare le ultime 2. Quindi lavoriamo assieme tutte le maglie a rovescio. In sostanza c'è rimasto, oppela, sono andata fuori camera, scusatemi tanto, c'è rimasto un solo giro perché poi abbiamo terminato. Quindi arriviamo alle ultime 2. Vedete, quando lavoro in questa posizione con il ferro, con il filo sulla destra, io ho il ferro che mi batte e mi punta contro il braccio ed è fastidiosissimo.
però capisco che così forse è il modo in cui riesco a illustrarvi meglio il lavoro che sto facendo, perché se io lavoro con il filo a sinistra penso di dare fastidio a voi. Quindi sono arrivata alle ultime 2 maglie, le lavoro entrambe a rovescio, 1 e 2, lascio nuovamente in sospeso l'ultima maglia e arrivo all'altra estremità. Da questa parte adesso ho una sola maglia, quindi la vado a prendere tutti e 2 gli occhielli e qui ho terminato. Ora lavoro a rovescio sino ad arrivare a questa maglia che avevo lasciato in sospeso. Sono arrivata all'ultima maglia, quindi quella che ha i 2 occhielli, è l'ultima che ho messo in sospeso, lavoro entrambi gli occhielli assieme ed ho terminato la mia punta. Se noi adesso andiamo a vedere e a mettere in questa posizione il nostro lavoro, l'abbiamo avviata da questa parte e abbiamo esattamente la stessa punta del nostro calzino già fatto. Eccolo qui. Adesso quello che noi dobbiamo andare a fare è disfare tutto l'avvio provvisorio. Scusatemi, io ogni tanto vado fuori camera, chiedo scusa. Avevamo messo un marcapunto in modo da facilitarci la ripresa proprio di tutte le maglie, quindi io so che dove ho il mio marcapunto adesso con pazienza devo andare a disfare la mia catenella e a riprendere tutte le maglie che avevo avviato e che sono rimaste in sospeso. Quindi prendo il mio secondo ferro, io solitamente faccio così, ognuno poi trova la posizione in cui sta più comoda, quindi questo è il nostro filo, lo lasciamo da parte. Qui abbiamo il nodino e iniziamo a disfare la nostra catenella. Ho scelto un filato proprio sciocchino, per non dire un'altra cosa. Questo è il mio primo punto e già mi stava scappando. Allora, taglio un po' della codina così non ho troppo passaggio di filo. Ora mi aiuto con un terzo ferro. Quello che dobbiamo fare è disfare la nostra catenella e recuperare i punti che abbiamo montato all'inizio. Quindi questo è un lavoro che richiede pazienza e attenzione, perché se poi si smaglia una maglia perdiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto finora. Quindi con pazienza dobbiamo disfare tutta la catenella e riprendere tutte le maglie. Potremmo anche fare in questo modo, riprendere le maglie e poi andare a sfilare la catenella, quindi il filo di scarto. Forse così siamo più sicuri che le maglie non ci scappano, anche se abbiamo poi in un secondo momento un po' di difficoltà a
togliere questo filo dell'avvio provvisorio, però forse è la soluzione migliore per non lasciare che il lavoro si smagli. Ora io qui sto riprendendo tutte le maglie su un unico ferro, ma già sento la necessità di dover prendere il secondo, quindi lavorare almeno con 3 ferri per fare questo lavoro, perché iniziano a starci un po' strettine, vedete? Perché le maglie comunque non sono poche, sono 56. Quindi adesso ecco, se io nel momento della ripresa delle maglie dell'avvio provvisorio ho fatto attenzione a prendere solo la maglia, non mi sarà così difficile andarla a disfare. Magari ogni tanto tagliamo un pezzettino della lana di scarto in modo da non avere troppo ingombro nel momento in cui dobbiamo andare a tirare il filo e disfare. Ecco qui. Quindi riprendo tutte le maglie. Ora le riprendo tutte e poi ci vediamo per iniziare il lavoro in circolare. Ho ripreso tutte le mie maglie, adesso non faccio altro che dividerle su 2 ferri e lo farò lavorando. Quindi io il filo che mi arriva dall'esterno ed inizio a lavorare le maglie che ho appena disfatto utilizzando il mio terzo ferro. Allora, in questo caso io posso contare le maglie e quindi arrivare esattamente alla metà, oppure cercando di regolarmi, io adesso in questo momento già capisco che ho necessità dell'altro ferro per andare a lavorare, quindi di lasciare queste maglie in sospeso e iniziare. Questo è proprio l'inizio del lavoro in circolare, vedete, perché io sto iniziando a lavorare con più ferri, avendo già delle maglie avviate, quindi una parte del lavoro avviato, e non ho nessuna difficoltà a passare le maglie su tutti i ferri. Non le vado a dividere prima, le vado a dividere lavorando. Eccomi qua, sono arrivata adesso a questo punto. Ora vado a dividere, oppure posso anche lavorare con il lavoro su 3 ferri, quindi 1 e 2 da una parte, 3 dall'altra, e il quarto ferro è quello con il quale io vado a lavorare. Solitamente faccio così, perché lavorare proprio con 4 ferri che non sono e questi non sono proprio cortissimi, inizia ad essere ingombrante, quindi questa parte qui del calzino la possiamo andare a lavorare con un unico ferro. Qui dove abbiamo disfatto l'avvio provvisorio, a me è successo questo, guardate, a parte alcune maglie che le ho prese storte, è successo questo, quindi mi è scappata una maglia. Adesso sono arrivata qui, questo filo che ho qui dietro è esattamente una parte di questa maglia, quindi io la vado a rimagliare e la riporto sul ferro e la lavoro. Allora, le maglie solitamente non hanno questa posizione, quindi adesso quando vedo delle maglie storte, ecco come questa ad esempio, le devo rimettere tutte a posto, perché le ho riprese, non le ho riprese proprio benissimo, le ho riprese un po' malamente. Il verso giusto della maglia è questo, quindi la gambina esterna deve essere in questa posizione, quindi io mi infilo con il ferro da questa parte e la vado a lavorare. Queste maglie sono praticamente la gambina del punto volta verso destra e non va bene, quindi anche qui
devo fare attenzione e rimettere le maglie a posto, perché altrimenti se prendo una maglia ritorta nella lavorazione si vede. Questa è dritta e la prendo dritta, e questa è l'ultima maglia. Ed ecco qui che noi possiamo iniziare a lavorare il nostro calzino completamente formato. Quindi questa è la nostra punta. Adesso vi dico quanti giri dovete fare, quindi lavorare intorno e lavorare sempre a dritto. Se volete lavorare con 3 ferri, lavorate con 3 ferri, altrimenti con 4. Quindi andate, ad esempio, facciamo così, adesso vi faccio vedere. No, sono alla fine, quindi non posso farvi vedere. O separate e trasportate direttamente la metà delle maglie su un altro ferro, oppure quando lavorate e arrivate da questa parte vi fermate a metà e lavorate su 2 ferri questa porzione di lavoro. Adesso faccio un ulteriore giro per vedere se qui all'incontro della fine dei ferri accorciati e dell'inizio del lavoro in circolare mi si forma un piccolo buchino che dobbiamo andare a correggere. Allora, ho fatto un paio di giri da dove ho finito l'ultimo ferro accorciato, che è a questa altezza. Non si è formato nessun buchino, quindi per intenderci, noi siamo arrivati a lavorare fin qui con i ferri accorciati, ok, dove ho questo marcapunto. Dopo questo punto in poi noi abbiamo iniziato a lavorare in circolare. Adesso quello che dobbiamo fare è fare attenzione se una volta che terminati i ferri accorciati, quindi terminata la punta, iniziato il lavoro circolare, abbiamo qui dei piccoli buchini. A me non si sono formati, credo che c'è un altro video nel quale faccio vedere come si può rimediare, tra virgolette. Quindi si va sul rovescio, si prende una maglia sul rovescio, si tira su, si porta sul ferro e si lavora assieme alla maglia che si sta per andare a lavorare, in modo che il buchino si chiude e non abbiamo quell'inestetismo che può essere anche fastidioso alla vista. Abbiamo quindi terminato la nostra primissima parte del calzino, la parte più importante, forse quella più impegnativa, perché è proprio l'inizio e, come si dice, chi inizia bene dovrebbe finire altrettanto bene. Adesso, dopo aver fatto la punta del nostro calzino, non ci resta che fare il corpo, quindi questa parte. Io in questa parte ho eseguito 50 giri, quindi per un numero 39 con i ferri numero 3 io ho fatto 50 giri terminando i ferri accorciati e arrivando fino proprio alla fine, dove poi andiamo a costruire il tallone allo stesso modo. Quindi da questo punto in poi fate 50 giri, vi fermate e poi facciamo assieme il tallone. Un consiglio: ogni 10 giri mettete un marcapunto, perché vi sarà più semplice capire quanti giri avete fatto fino a quel momento. Se mai vi doveste fermare, avete comunque sempre un marcapunto che vi indica il 10° giro precedente a quello che avete fatto e avete un po' la situazione sotto controllo, perché può succedere purtroppo di sbagliare e magari 2 righe comportano poi una differenza nella lunghezza, specialmente in questa parte. Quindi facciamo i nostri 50 giri. Una volta lavorati 50 giri in tondo, ci vediamo per la formazione del tallone.